Ciao e bentornato nel mio canale e se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato o che sei passata e lasciami un commentino qua sotto, lasciami un bel like per supportare il mio canale. Oggi sfogliamo insieme la tecnica del moulage. Eccola qui, il numero 1, casa editrice Icon Editrice, che trovi in vendita sia nel sito di Icon Editrice, che ti lascio giù nelle info, e ti lascio giù nelle info anche il link per acquistarlo su Amazon. Corso pratico di progettazione e moda di Danilo Attardi. C'è tutta la spiegazione di come applicare questa tecnica del moulage sul manichino. Quindi si costruiscono i vestiti, gli abiti, le maglie e via dicendo, costruendoli nel manichino. È una tecnica che io non ho mai fatto. Piace l'idea di affacciarmi anche a questo nuovo mondo e vediamo se ci riuscirò, perché non è detto, perché io sono di vecchia scuola, carta matita e squadre e carta modello lo costruisco sempre così. Fammi sapere se tu hai fatto qualche corso di moulage, se lo conosci, sono curiosissima, ma andiamo subito a sfogliare insieme la tecnica del moulage, corso pratico di progettazione moda volume 1. Andiamo subito a sfogliarli insieme, quindi io ti lascio al video e ti mando un grande bacio, sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e al prossimo video. Abiti, colli, drappeggi, nodi, volumi, maniche di Icon Editrice. Questa è la presentazione di Danilo Attardi, tecnica del moulage, l'indice. E qua abbiamo il libro dove c'è un'introduzione del moulage con tutta la storia, molto interessante. Ecco qua, i manichini, il tessuto di tela, quindi c'è anche una spiegazione, dicevo, di come è fatto il tessuto, lo sbieco, la morbidezza dello sbieco, lavorare in dritto filo, tutti gli strumenti, come rilevare e segnare i punti principali sul manichino, quindi ci spiega passo passo come si fa, consigli pratici, taglio risolutivo, ci spiega l'illustrazione, l'industrializzazione del modello, ricerca e studio del modello, preparazione della tela da modellare nel manichino, abito a tubino, posizionamento della tela da modellare, come fare le pinze, punti di riferimento del modello, industrializzazione e messa in piano del modello, montaggio e prova della tela modello. Qua tutto ben illustrato, e qua abbiamo il bustino con pieghe incrociate, molto carino, e quindi tutto passo passo come realizzarlo, seguendo tutti i passi, gli step per la costruzione. Non l'ho mai fatto, ma sembra molto semplice la realizzazione. Completamento del modello, soluzioni per la confezione, corpino monospalla asimmetrico, imparare a muovere la tela. Questo è il corpino monospalla dietro, quindi come fare, punti di riferimento del modello. Andiamo avanti, drappeggiare, guardate che bello questo abito, bellissimo. Proprio abiti da sera, abiti molto particolari, bellissimi. Qua ci sono tutti gli step, tutti ben spiegati, come fare questi passaggi, che belli. Qua le pieghe in dritto filo, punti di riferimento del modello. È un'arte, è proprio un'arte
della confezione che si discosta dalla classica confezione che noi tutti conosciamo, che è quella appunto che siamo abituati, almeno io che sono modellista, con la carta e con righelli, top con nodo sotto il seno. Questo mi piace tantissimo, veramente tanto. Mi piacerebbe proprio anche rifarlo, questo mi piacerebbe farlo, ecco. Qua c'è il procedimento, come farlo. Visto così sembra difficilissimo a mio parere, non lo so, mi sembra difficile come cosa. Sarà che sono abituata ormai con il cartamodello, e questo è il cartamodello che poi ci ritroviamo per poi fare questo bellissimo maglia. Bella, 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 veramente. Abito scollato dietro, collo alto davanti, molto particolare anche quello. Questo, qua tutti i passaggi, eccoli qua, messa a piano del modello, quindi poi il modello si mette nel manichino, si forma nel manichino. Abito drapeggiato con volumi. Ecco qui. La preparazione, corpino dietro, modellazione della gonna. Queste gonne sono favolose. Qui questo, tutti i passaggi, vado veloce perché sennò dura 2 anni il video ed è noioso. Industrializzazione, messa in piano del modello, messa in piano del corpino davanti, corpino dietro, messo in piano della gonna qua, quindi già iniziamo a vedere il vestito, e corpino con volumi, ecco qua, quindi una modifica del corpino classico molto particolare, eccolo qua, quindi ci indica proprio tutti i passaggi, ecco qua. Veramente bella come tecnica, che poi Coco Chanel utilizzava questa tecnica per fare i modelli con il manichino. Rimetteva la stoffa nel manichino e creava tutto di una bravura incredibile. Che bellino questo, molto, sono veramente belli, belli, belli. Manica base, quindi qua come costruire la manica base, preparazione della tela da modellare, andiamo avanti, punti di riferimento del modello. Qua ci sono tutti gli abiti che ha fatto, proposto, tanti manichini, manica raglan, che mi piace moltissimo. Faremo anche la manica raglan nel mio canale. Questo qua, tagliare lungo la linea del centro manica, ecco qua, questa è la manica raglan, eccola qui. E qua con la manica raglan abbiamo finito. Si conclude questo primo libro. Adesso tocca a voi. Il moulage è una tecnica senza limiti. L'unico confine è la vostra creatività. Nei prossimi volumi cercherò di guidarvi nello sviluppo di modelli sempre più complessi per far emergere lo stilista che è in voi. Come lo scultore scolpisce il marmo, in apparenza senza regole ma con una rigorosa manualità e seguendo il suo istinto, la tela, leggera come l'aria e fluida come l'acqua, vi accompagnerà. Bellissimo, mi piace tantissimo, l'ho letto proprio perché mi piace tantissimo questo che ha scritto. Prossimamente andremo a sfogliare insieme la tecnica del moulage volume 2. Fammi sapere nei commenti se conoscevi già questa tecnica, se comprai il libro, se sei interessata a impararla. Io credo che sia un modo in più per imparare cose nuove ed è positivo non solo perché impariamo dei metodi nuovi, ma anche perché è una modalità molto utile imparare cose nuove per il cervello, perché lo aiuta a stare sempre attivo e l'attività cerebrale fa sì che il nostro cervello rimanga giovane. Insomma, dopo questa perla di saggezza psicologica, ti lascio un commentino per farmi sapere se ti è piaciuto, se lo comprerai e via dicendo. Fammi qualsiasi tipo di domanda e noi ci vediamo al prossimo video, ma prima ti auguro un buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao e alla prossima!